Oggi ricetta completa per pizza con farina 100% integrale. Guardate un po' che bellezza. Seguitemi, ti faccio vedere come l'ho fatta. Tutto parte chiaramente dalla realizzazione dell'impasto, che ora vi faccio vedere passo passo come l'ho realizzato. Per prima cosa, inutile dirlo, stiamo facendo un 100% integrale, ci serve una farina integrale. Perché la mia farina è già impastata? Perché ho fatto questo? Perché ho fatto per l'appunto un'autolisi, cioè un'autolisi altro non è che un riposo che ho effettuato, è una tecnica panificatoria che si fa mischiando acqua e farina assieme in alcune percentuali variabili e lasciandolo riposare per un certo periodo di tempo. Cosa mi consente di avere questa tecnica e perché l'ho utilizzata? Essenzialmente perché l'integrale è una farina con un'alta tenacità, ok, per via delle parti cruscali, quindi è una farina un po' difficile da lavorare. Per questo io, utilizzando l'autolisi, mi trovo molto meglio quando devo fare prodotti ad alta idratazione con questa farina. Quindi vi consiglio, se volete seguire questo processo che ho utilizzato io e avere il risultato che ho avuto e che vedremo, di utilizzare questa tecnica. Come ho fatto? Ho mischiato 1 kg di farina integrale con 700 g di acqua, non importa la temperatura, quindi impastato bene e poi messo in un contenitore e lasciato riposare tutta la notte in frigo per utilizzarlo oggi da freddo, il che mi aiuterà anche un bel po' durante la fase di impasto, soprattutto se andiamo ad impastare con una macchina impastatrice a spirale. Quindi autolisi, fondamentale, 1 kg di farina, solo acqua e farina, niente di più, niente di meno. Tolta fuori dal frigo e pronta per essere messa in macchina. Dopodiché andremo a idratare l'impasto per un totale di 77% circa, quindi 700 g di acqua sono già qua dentro, 70 g di acqua aggiuntivi, presi direttamente dal rubinetto, temperatura ambiente, 25 g di sale fino da cucina, 30 g d'olio d'oliva, olio di semi, quello che volete, che ci aiuta un po' nella struttura finale dell'impasto, o almeno a me aiuta tantissimo, lo preferisco sempre o quasi sempre utilizzare quando faccio pizze di questo tipo, e lievito, in questo caso secco di birra. Perché ho utilizzato il secco? Semplicemente perché al market non ho trovato quello fresco oggi, quindi vado ad utilizzare 2,5 g di lievito secco. Semplice, facile. Ora andiamo ad impastare. Mi raccomando, seguitelo bene, è abbastanza semplice, vi spiego i passaggi chiave, ma non dovreste avere troppi problemi, soprattutto se avete la vostra autolisi. Prendiamo quindi la nostra autolisi, la andiamo a mettere in macchina, il nostro impasto in autolisi, vedete come ha già creato un po' di struttura comunque. Sono andata a impastare l'autolisi per all'incirca 5 minuti con macchina impastatrice, mettendo direttamente tutta l'acqua dentro, in modo che la struttura del glutine si inizi a creare, come potete vedere. Inizio a circa velocità 3 della macchina, quindi circa 30% di velocità totale, e vado a inserire un po' di acqua. Abbiamo pochissima acqua da inserire, sono 70 g in totale. Il lievito e gli altri ingredienti non l'ho ancora messi. Per il lievito secco aspetterò che siamo circa a metà dell'impasto, quindi la temperatura di questo si andrà un po' ad alzare, proprio perché il lievito secco può dare problemi nella partenza, essendo un lievito più delicato rispetto al lievito fresco. Se ce l'avete, infatti, vi consiglio di utilizzare semplicemente il lievito fresco di birra. Adesso lascio impastare fino a quando non si crea un po' di struttura e poi, mano a mano che il mio impasto se l'assorbe, vado ad aggiungere altra acqua. Chiaramente, piccolo consiglio, munitevi di una farina integrale adatta per fare panificazione per le pizze, una farina integrale professionale. Non andate a utilizzarmi quella generica del market, perché sennò queste lavorazioni molto probabilmente non vi riescono. A questo punto vado ad inserire anche il sale, quindi dopo pochi minuti che abbiamo iniziato a impastare. Come vedete il nostro impasto è stato preso dal frigo, quindi a una temperatura ancora abbastanza bassa. Ora lo lascio impastare per ancora qualche minuto senza aggiungere altra acqua, in modo che si formi meglio la struttura. Come vedo che la mia zucca si è formata e l'impasto sta creando struttura, vado ad aggiungere l'acqua, sempre l'acqua gradualmente, e poi il lievito. Lievito secco direttamente a contatto con la farina, tanto si andrà a sciogliere. Questa farina tende ad assorbire tantissimo, vediamo che un 77% non è un problema. Oltretutto l'autolisi ci ha aiutato tantissimo. Siamo più o meno a 18 gradi. Ho quasi inserito tutta quanta l'acqua, ecco qua ci siamo. Manca ancora l'olio che andiamo a mettere nelle battute finali. Ora vado ad aumentare leggermente la velocità, aspetto che il mio impasto risulti asciutto e quindi l'acqua sia assorbita, e adesso sono pronto, vado ad inserire l'olio a filo sopra la zucca. Lascio impastare ancora per 1-2 minuti fino a quando l'olio non è assorbito. Prendo la temperatura e ci siamo. La mia preoccupazione ora è che non esca troppo bassa, perché non voglio aspettare troppo tempo in puntata. Per questo motivo vorrei aspettare all'incirca una temperatura di 20-21 gradi. Bene. Siamo a 21 gradi e mezzo, quasi 22.
A me va bene così. Perfetto, eccolo qua. Guardate un po' come è uscito cremoso. Tiro ora fuori l'impasto alla macchina, guardate un po'. Come vedete c'è un bel po' di acqua all'interno. Come vedete l'acqua se l'è assorbita abbastanza bene, chiaramente ora si riposa e quindi diciamo che assorbirà ancora un po'. Ora lo lasciamo in puntata, ok? Quindi riposo prima di fare i panetti per uno sviluppo in volume dell'all'incirca 10-15%, quindi contenitore, controllo sviluppo in volume, se non sapete di cosa sto parlando, video sulla puntata, studiate. Dopodiché faccio i panetti, ve lo dico ora perché non ve lo faccio vedere, 270 grammi l'uno e poi direttamente frigo fino alla cottura. Ora voi vedrete direttamente, io devo aspettare domani, possiamo vedere come fare la cottura. Siamo pronti per andare a cuocere il nostro impasto. Come vedete l'ho messo nei contenitori in monoporzione, 270 grammi, dopo che l'impasto si è sviluppato in puntata, come vi ho detto, direttamente in frigo. Tolti fuori all'incirca 4 ore fa, ok? Il tanto che il panetto crescesse ancora e che arrivi in temperatura. Ora ce lo andiamo a stendere e lo andiamo a provare. Faremo ovviamente la cottura su forno F1 P134H, forno per casa, perfetto. Se siete interessati vi ricordo che grazie a me potete avere uno sconto del 10% con il codice sconto Pizza Chef 10. Adesso andiamo in stesura e proviamo questa 100% integrale. Per la stesura mi aiuterò con una farina di semola rimacinata. Chiaramente stai guardando, ricordati, i contenitori in monoporzione sono molto utili perché soprattutto da casa ci aiutano tantissimo a mantenere la forma del nostro impasto e ci agevolano un sacco nella stesura, almeno quella per alcuni prodotti, come ad esempio la pizza napoletana contemporanea o pizza in teglia e cose varie, prodotti dove abbiamo magari una certa idratazione e abbiamo bisogno di mantenere una certa struttura. Per la casa sono utilissimi. Vado a girare il panetto perché vado a mettere i condimenti nella parte superiore. Allora, devo dire che a livello di estensibilità si è tenuto benissimo, come vedete si allarga molto facilmente, l'autolisi ha sicuramente fatto il suo effetto. Eccola qua, vi ricordo che è una 100% integrale, guardate come ha tenuto bene la sua struttura. Adesso vado a infornare per la cottura. Utilizzerò resistenza superiore a 400 gradi circa, quindi non troppo violenta e se necessario abbasserò, e base del forno 330 gradi. Come vi ho detto F1 camera alta. Eccola qua, che ve ne pare? 100% integrale, secondo me è uscita abbastanza bene, ragazzi, mi piace molto. La vado a tagliare e ad assaggiare per voi. Io non sono un grande fan delle farine integrali utilizzate in purezza, però devo dire che questo impasto qua mi ispira un bel po', quindi vediamo un po' prima di tutto la struttura. Allora, a vederla così sembra che sia cotta bene all'interno, che è fondamentale per le farine integrali. Vado ad assaggiare il cornicione, vedete un po'. È rimasto buono, ben cotto, leggero al morso, vedete anche sotto la pizza si è cotta bene, ok? Quindi assaggiamola. Insomma, pizza con impasto integrale assolutamente promossa. Se la provi fammelo sapere e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Buon appetito!